chiamo Ronny Gobbo e sono CEO di Mobili Fever. Noi siamo un'azienda italiana che produce mobili e tramite l'e-commerce li vende in tutta Europa e negli Stati Uniti. E tramite l'e-commerce vendiamo su vari canali, direttamente col nostro sito mobilifever.com oppure tramite Amazon, sia in Europa appunto che negli Stati Uniti. Beh, l'onboarding con Akeneo me lo ricordo bene perché mi domandavo il perché di tante domande e attenzione da parte di un partner Akeneo, Algoritma, appunto un focus molto importante su come andava costruito il catalogo e tutta una serie di domande appunto prima che poi il progetto avesse inizio. A distanza di 2 anni posso dire che ho capito il perché Akeneo ha comunque un PIM molto strutturato con le sue gerarchie, i suoi controlli, e questo fa sì che non si perdano dati per strada e ci siano dei disordini. Beh, prima di Akeneo le informazioni erano sparse tra quello che era l'ERP, e quindi informazioni più logistiche e amministrative, e quando non c'erano più abbastanza attributi su Akeneo, sull'ERP, venivano dislocate su vari Excel, e quindi il dato non era delle volte abbastanza preciso e correlato, soprattutto tra le varie lingue. Adesso con Akeneo abbiamo la fortuna di avere un dato centralizzato appunto tutto in Akeneo, e questo fa sì che il dato sia ben strutturato sia per chi gestisce i dati prodotto, quindi il team catalogo, per il marketing, tutto il team e-commerce e anche per lo stesso customer care che è in grado di dare informazioni al prodotto allineate. La trasformazione che avremo con l'intelligenza artificiale in questo periodo penso sia un pensiero che ogni imprenditore, ogni persona che ogni giorno lavora ci destina parecchio tempo. Secondo me trasformerà tutti i nostri processi, anche quello della creazione, modifiche e integrazione dei prodotti. Penso che da qua a 5 anni tutti noi diventeremo piccoli o grandi manager, e quindi destineremo più tempo a gestire e pensare alla strategia di crescita del nostro business, della nostra mansione, del nostro ruolo, piuttosto che la parte operativa e di back-end che magari tutti i giorni oggi affrontiamo in mancanza dell'AI, o dove manca, insomma. Beh, Akeneo mi ha aiutato molto nell'espansione dei nuovi mercati, sia in passato che nel futuro, perché oggi fortunatamente un catalogo come il nostro, che tocca tutte le lingue praticamente, almeno europee e americane, avere appunto un'informazione correlata e centralizzata ci ha permesso di non pensare più a quel tipo di problematiche e andare nelle nuove frontiere, nei nuovi canali che vogliamo internazionalizzare in un formato più pronto, ecco, più preparato. Nell'ultimo periodo, non solo a livello di PIM ma anche a livello di e-commerce, stiamo cercando di far sempre più attenzione a questo punto qua. Pensiamo che il prodotto, l'esperienza sul prodotto debba essere sempre più personalizzata a livello di ogni singolo utente, e quindi stiamo cercando di prendere dati come che appunto provengono dall'esperienza dell'utente, come il feedback ad esempio, per costruire e capire qual è la direzione e come i nostri prodotti si devono presentare anche nei vari pubblici, quindi differenziando l'esperienza di ogni utente anche in funzione da dove viene e chi è. L'adozione di Akeneo all'interno della nostra azienda ha fatto sì che appunto tutte le informazioni di catalogo siano contenute in un grande middleware, e quindi appunto ci ha reso questa divisione, questo dato così importante, stabile. È un pensiero, è una divisione a cui noi tra virgolette non ci pensiamo più,
perché a livello di organizzazione e tutti i giorni sta scalando e sta integrando sempre più informazioni, facendo sì che il nostro focus non sia tanto nell'applicativo da usare, ma nel rendere i nostri prodotti sempre con informazioni più precise e attente.